Buonasera a tutti, benvenuti su BravoCast Italiano, io sono Stefano. E io sono Angela. Ciao a tutti! Come state questa sera? Oggi parliamo di un argomento molto interessante, come rilassarsi la sera dopo una lunga giornata. Oh sì, questo è importante. La sera è il momento perfetto per dimenticare lo stress del giorno. Esatto. Angela, tu come ti rilassi di solito la sera? Allora, io amo molto leggere. Quando torno a casa dal lavoro mi preparo una tisana calda, mi siedo sul divano e leggo un buon libro. Che bello! Che tipo di libri leggi? Mi piacciono i romanzi, soprattutto quelli italiani contemporanei. In questo periodo sto leggendo un libro di Elena Ferrante. Ah, Elena Ferrante è molto famosa. I suoi libri sono interessanti ma anche un po' intensi, no? Sì, hai ragione, ma mi piace proprio per questo. Mi fa dimenticare completamente i problemi del giorno. E tu, Stefano, come ti rilassi la sera? Io sono diverso da te, a me piace molto cucinare. La sera, quando arrivo a casa, vado in cucina e preparo qualcosa di buono per cena. Cucini ogni sera? Quasi ogni sera, sì. Per me la cucina è come una meditazione. Quando taglio le verdure, quando mescolo la pasta, mi sento tranquillo. Capisco, la cucina può essere molto rilassante. Che cosa cucini di solito? Mi piacciono i piatti semplici. Pasta con pomodoro fresco, risotto ai funghi, insalata, niente di complicato. Mi fai venire fame. E dopo cena? Fai qualcos'altro per rilassarti? Sì, dopo cena mi piace guardare un film o una serie TV, non qualcosa di troppo pesante, magari una commedia italiana o un documentario sulla natura. Anche a me piacciono le commedie italiane, sono perfette per la sera. Mi fanno ridere e dimenticare lo stress. Esatto. E voi, cari ascoltatori, come vi rilassate la sera? Leggete come Angela o cucinate come me? Scriveteci nei commenti. Sì, siamo curiosi di sapere. Ma Stefano, tu non ascolti mai musica la sera? Ah sì, certo. Mentre cucino ascolto sempre la musica. Mi piace la musica jazz, mi aiuta a rilassarmi ancora di più. Il jazz è perfetto per la sera, è così tranquillo e melodioso. Io invece preferisco la musica classica. La musica classica è bellissima. Quale compositore preferisci? Mi piace molto Ludovico Einaudi, è un compositore italiano contemporaneo. La sua musica è magica, così dolce e rilassante. Oh sì, Einaudi è fantastico. Le sue melodie al pianoforte sono perfette per la sera. Assolutamente. Sai, Stefano, alcune persone mi hanno detto che fanno sport la sera per rilassarsi. Tu che ne pensi? Interessante, io non faccio sport la sera perché dopo il lavoro sono troppo stanco, ma conosco persone che vanno in palestra o corrono al parco dopo cena. Sì, per alcune persone l'attività fisica è il modo migliore per liberare lo stress. Ognuno è diverso. Hai ragione, c'è anche chi fa yoga la sera. Mia sorella fa yoga ogni sera prima di andare a dormire. Lo yoga è perfetto, aiuta il corpo e la mente. Io ho provato qualche volta, ma preferisco leggere. Capisco, sai cosa mi piace anche fare la sera? Fare una passeggiata tranquilla nel quartiere. Oh, che bella idea! Specialmente in estate, quando fa ancora un po' di luce. Esatto, cammino per 20 o 30 minuti, guardo le persone, i negozi, respiro aria fresca, è molto rilassante. Io invece preferisco stare a casa. Sono una persona più casalinga. Mi piace il mio divano, le mie coperte, il mio libro. E va benissimo, non c'è un modo giusto o sbagliato di rilassarsi. L'importante è fare quello che ti fa stare bene. Perfetto! Cari ascoltatori, anche voi preferite stare a casa o uscire la sera per rilassarvi? Sì, raccontateci. Ogni persona ha il suo modo speciale di rilassarsi. Sai, Stefano, c'è una cosa che molte persone fanno la sera, ma che forse non è così rilassante. Cosa? Guardare il telefono, social media, notizie, messaggi. Molte persone passano ore sul telefono la sera. Ah sì, è vero. Io cerco di non guardare troppo il telefono la sera. Le luci dello schermo non fanno bene prima di dormire.
Esatto, è meglio leggere un libro o ascoltare musica. Il telefono può aspettare fino a domani. Sono d'accordo, la sera dovrebbe essere un momento di pace, non di stress digitale. Benissimo detto. Un'altra cosa che io amo fare la sera è bere una tisana. Tu bevi tisane, Stefano? Sì, qualche volta. Quale tisana preferisci? Mi piace la camomilla. È classica ma molto efficace. Mi fa sentire calma e mi aiuta a dormire meglio. La camomilla è perfetta. Io preferisco la tisana alla menta. Mi piace il sapore fresco. La menta è buona. Anche il tè verde è rilassante, ma non la sera perché ha un po' di caffeina. Hai ragione, meglio evitare la caffeina dopo le 6 di sera. Esatto. Parliamo anche di un'altra attività rilassante, fare un bagno caldo. Oh sì, un bagno caldo la sera è meraviglioso, specialmente in inverno. Io adoro fare il bagno. Accendo delle candele profumate, metto un po' di musica e resto nell'acqua calda per mezz'ora. Che lusso! Io ho solo la doccia a casa, ma anche una doccia calda la sera è molto rilassante. Certo, l'acqua calda aiuta i muscoli a rilassarsi dopo una giornata di lavoro. Sì, e anche la mente si rilassa. È come lavare via tutto lo stress del giorno. Bellissima immagine. Cari ascoltatori, voi fate il bagno o la doccia la sera? E a che ora andate a dormire di solito? Anche questo è importante per rilassarsi bene. Io cerco di andare a letto sempre alla stessa ora, verso le 11. Una routine è importante. Sono d'accordo, io vado a letto verso le 10:30. Mi piace dormire almeno 8 ore. 8 ore è perfetto. Io dormo circa 7 ore. Mi sveglio alle 6 di mattina per andare al lavoro. Anch'io mi sveglio presto. Per questo è importante rilassarsi bene la sera e dormire bene la notte. Esattamente. Senza un buon riposo, la giornata successiva è difficile. Sì, quindi ricapitoliamo. Leggere, cucinare, ascoltare musica, fare una passeggiata, bere tisana, fare il bagno. Tutte ottime idee per rilassarsi la sera. Ognuno può scegliere quello che preferisce. E voi, cari ascoltatori di Bravo Cast Italiano, quale attività sceglierete questa sera per rilassarvi? Scriveteci nei commenti. Vogliamo sapere il vostro modo preferito di rilassarvi. E se avete altri suggerimenti interessanti, condivideteli con noi e con gli altri ascoltatori. Sì, possiamo imparare tutti insieme nuovi modi di rilassarci. Perfetto! Bene, cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Speriamo che questo episodio vi sia piaciuto e vi abbia dato qualche buona idea. Ricordatevi di prendervi cura di voi stessi, specialmente la sera. Il relax è importante. Assolutamente. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale se non lo avete ancora fatto. Sì, e attivate la campanella per ricevere notifiche quando pubblichiamo nuovi episodi. Noi torniamo presto con un nuovo argomento interessante. Prima di salutarci, voglio condividere un ultimo consiglio per rilassarsi la sera. Dimmi, Stefano, sono curiosa. Tenere un diario, scrivere qualche riga prima di dormire aiuta a liberare i pensieri. Oh, che bella idea! Io non ci avevo mai pensato. Come funziona? È semplice, prendi un quaderno e scrivi 3 cose belle che sono successe durante il giorno. Solo 3 cose? Sì, solo 3. Possono essere cose piccole, un buon caffè, una risata con un amico, un bel tramonto. Mi piace molto questa idea. È un modo positivo di finire la giornata. Esattamente, aiuta a concentrarsi sulle cose buone invece che sui problemi. E aiuta anche a dormire meglio, immagino. Sì, quando vai a letto con pensieri positivi, dormi più tranquillo. Fantastico! Cari ascoltatori, provate anche voi a tenere un diario la sera. Potrebbe cambiarvi la vita. Un'altra cosa importante, spegnere tutte le luci forti un'ora prima di dormire. Ah sì, le luci forti disturbano il sonno. Meglio usare luci soffuse la sera. Esatto, io uso solo una piccola lampada da tavolo dopo le 9 di sera. Ottima abitudine. Il corpo capisce che è ora di riposare quando la luce diminuisce. Precisamente, è un segnale naturale per il nostro cervello. Quante cose abbiamo imparato oggi.
Rilassarsi la sera è veramente un'arte. Sì, e ognuno può creare la propria routine perfetta. L'importante è trovare quello che funziona per noi personalmente. Grazie mille per averci ascoltato oggi. Buonasera a tutti. Buonasera e rilassatevi bene questa sera. A presto su Bravocast Italiano.